Oh, guarda che c'è Nicole Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Oggi ci troviamo a Lecce e in questo video, oltre ad ammirare il barocco leccese tra i vicoli del centro storico e il mare stupendo con l'acqua cristallina con cui mi sono divertito a fare delle riprese alquanto insolite, vi porto a mangiare le cose che non dovete assolutamente perdere se capitate nel Salento, in Puglia. E anche stavolta abbiamo un budget di 100 euro da spendere solo e solamente sul cibo. Perciò, che abbia inizio questa sfida! E come prima tappa, la città natale dove hanno creato il pasticciotto, ovvero Galatina. E già tra le strade si sente odore di pasticciotto. Io il pasticciotto non l'ho ancora mai mangiato, non so neanche com'è l'odore del pasticciotto. E beh, io sento qualcosa di dolce nell'aria, perciò è il pasticciotto, ok? E qui siamo proprio di fronte a una chiesa del centro della città. E qui ci sono le costruzioni che mi sa che sono temporanee per qualche festività, giusto? Che sole. C'è il sole che spacca le pietre, seriamente. E Santu Paolo Miu de Galatina, fammela contentasta signorina. E qui che hanno inventato il pasticciotto. Oh, pasticceria a scalone. Non vedo l'ora, entriamo. Buongiorno. Il pasticciotto, ciao. Ci sono? E vai. Poi anche un fruttone. Raga, il nostro primo pasticciotto. Anche il fruttone. Il nostro primo fruttone e primo pasticciotto. Oh, ma qui il pasticciotto è stato creato in questo bar qui? Sì, è stato inventato in questa pasticceria nel 1745 Ok. da Nicola Scalone. È sempre un antenato della stessa famiglia. Nicola Scalone? Nicola Scalone. Oh, si chiama come me? È il beh. secondo pasticciere di questa lunga generazione di pasticceri. Ok. E fino ad oggi sono 11 generazioni di pasticceri. Inventa il pasticciotto è Nicola Scalone, il secondo. Voi siete la Sì, mio generazione... marito a Scalone. Ah, Scalone? Io Perfetto. sono quella brava a mangiarli. Si vede, no? No, si Sono vede. brava a farli, io sono brava a mangiarli. Ed eccoli qua, adesso cerchiamo un posto dove mangiarli. Non vedo l'ora. C'è la panchina lì. Salsiccia, non puoi mangiare i dolci. Mi ricordo che mi aveva dato un vassoio. È scomparso. La pasticceria Scalone è solamente una pasticceria, non è una caffetteria, non fa il caffè. Vende solamente pasticciotto e altri tipi di dolci tipici del Salento. In totale abbiamo speso 4 euro per un pasticciotto e un fruttone. Dai, incominciamo dal pasticciotto che è da un botto che lo volevo mangiare. Primo pasticciotto della mia vita e lo mangeremo qui nella pasticceria che ha inventato il pasticciotto, perciò è storico, più di 280 anni e la gente del posto consiglia di mangiarli da caldo perché sennò va in bagno subito. Buon appetito! Wow, buonissimo! In pratica il pasticciotto è fatto con pasta frodda, con all'interno la crema pasticcera. Cioè, guardate quanto è pieno. Fuori è leggermente croccante, si sgretola subito e all'interno la crema pasticcera è bella densa e leggermente dolce. Cioè, è più dolce la pasta frolla della crema ed è un dolce piacevole. Questo è il primo pasticciotto, ma non sarà neanche l'ultimo di questa puntata qui. Passiamo al fruttone, questo è un tipico dolce del Salento. E questo è straordinario. La forma potrebbe ricordare al pasticciotto, ma è totalmente differente, sia il sapore che la consistenza. La pastella è un pochino più spessa, si sente un botto la mandorla e un po' di rum perché sento un po' di alcolico, no? All'interno c'è la marmellata di amarena che dà quella fruttosità che si abbina al cioccolato sopra, che è una meraviglia. E dato che siamo a Galatina, c'è un altro tipico dolce. Adesso vi porto a mangiare. E a pochi passi da Scalone, qui abbiamo Eros, che è un'altra pasticceria dove fanno i pasticciotti. E proviamo a trovare un altro dolce tipico che me l'ha proprio consigliato lì da Scalone di venire qui. E qui, come potete vedere, c'hanno i posti, perciò è anche un bar. Eccoli! E tutta sta roba abbiamo speso in totale 7,40 € e li abbiamo trovati. Questo qui è un tipico dolce sempre di Galatina e si chiama africano. Poi ho ordinato anche un altro pasticciotto, vediamo com'è il pasticciotto di qui, e 2 caffè tipici di qua che sono caffè in ghiaccio amaro e caffè in ghiaccio con latte di mandorla e rigorosamente soffiato, che vuol dire una spruzzatina di vapore, non esagerato perché sennò si scioglierebbe tutto il ghiaccio. Vedete
che fa quella schiumina, anche bello da vedere. Intanto incominciamo benissimo perché da queste parti bevono il caffè col ghiaccio, cioè come piace a me, io bevo il caffè col ghiaccio anche d'inverno. Qui però ci hanno aggiunto questo sciroppo di mandorla che... Wow, strarinfrescante, c'è questo dolce che fa contrasto all'amaro del caffè e sa un botto di mandorla. Personalmente a me piace il caffè non zuccherato, io solitamente bevo il caffè amaro, mi piace il sapore forte del caffè, capito? Perciò il caffè in ghiaccio amaro. L'americano ha più acqua, questo qui che trovate qui nelle parti di Lecce è meno annaffiato, si sente di più l'essenza di caffè, il sapore del caffè, l'amaro del caffè. È arrivato il momento dell'africano, anche questo qui è un dolce tipico di Galatina e non è detto che lo potete trovare in ogni pasticceria, infatti da Scalone non c'era e la ragazza lì mi ha consigliato di venire qui da Eros e vedere se ce l'avevano loro. È tipo una meringa, è molto molto leggera. È una meringa. La mia prima impressione è wow, ma quanto è vuoto, c'è il vuoto totale, una conchiglia in pratica. Al morso si sgretola subito, poi pian piano si scioglie, è molto dolce, è veramente dolce. Infatti c'ho il dente che mi sta implorando basta, ma ha una consistenza molto particolare perché all'inizio sembra molto secco, no? Poi pian piano si scioglie, diventa molto molto cremoso, si sente il sapore del tuorlo misto allo zucchero e questo qui si abbina perfettamente al caffè amaro. Questo è il paradiso. E ve l'avevo detto che non era l'ultimo pasticciotto perché anche qui abbiamo preso un bel pasticciotto e vediamo com'è. È molto simile, la pasta frolla è meno dolce, si sente anche il sapore della tostatura qui e qui c'è la parte sotto che è molto molto morbida. È tipo un biscotto molto morbido che si sgretola al morso, leggermente croccante fuori e all'interno molto molto cremoso ed è buonissimo da caldo. Stavolta ci abbiamo il caffè. Perciò questa è la perfezione. Dolci per adesso abbiamo terminato, andiamo a mangiare qualche salato, dai, andiamo in città a Lecce. E per fare ciò questa volta dobbiamo utilizzare la nostra Insta360 X5 con la selfie stick invisibile e questo aggeggio qui, lo avvitiamo. Andiamo in un posto più grande, se no qui spacco tutto. E dato che è la mia prima volta anche a Lecce, è tutto per me una prima volta, pure il rustico leccese. E questo locale qui è uno dei migliori, dicono. Vediamo come sono. Sera rustici, eccoli. Belli. Quante ne prendiamo? Dai, 3. Porto via uno e ne mangio 2 qua. Volete qualcosa da bere? E un caffè con ghiaccio. Dato che erano bellissimi rustici, ne abbiamo presi 3. Intanto qui ce ne abbiamo 2 e da portare via uno, così lo mangio tranquillamente in hotel. Abbiamo ordinato anche un caffè con ghiaccio, normale, Vi sembrerà strano, ma a me piace bere il caffè senza lo zucchero. Mi chiappa bene un bel po'. È arrivato il momento del rustico leccese, che ha solamente un sapore. Buon appetito! È bollente, è strapieno zeppo di mozzarella, besciamella, pomodoro e fuori è bello unto e poi è multistrato, bello sfogliato. Guardate lo strato di mozzarella che c'è qui, è più grande del rustico stesso. Rustico vuoto adesso. Ho fatto benissimo a prendere 3. Che poi è unto, però è leggero, non dà quel senso di nausea. Mangiamo il secondo. Puttana scotta! È da 3 ore che è qui e rimane bollente. Guarda come fila. Mi ricorda la scena che ho fatto in Thailandia, vi ricordate il toast arcobaleno con la mozzarella di color arcobaleno? Ecco, la stessa cosa ho fatto, solamente che qui la mozzarella è vera, non è artificiale con tutti quei coloranti. Pensavo che ci fosse molto di più di besciamella, però non c'è. Qui prevale la mozzarella, che è veramente strapiena di mozzarella. In pratica è una pizza margherita in formato rustico, in formato chiuso, sfogliato. Grazie mille, ciao! 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 Allora, per 3 rustici e un caffè con ghiaccio abbiamo speso in totale 8 euro.
E il cibo che mangeremo adesso ha diversi nomi e qui a Lecce si chiama calzone e lo mangeremo da mascalzone. Guardate quanta roba che c'hanno qui. Mamma mia, c'hanno un botto di roba. Solamente ai gusti dei calzoni e tutta sta fila qui. Ci sono pure i calzoni aperti, calzoni dolci. Poi ho visto qui nei fritti ci sono i panzerotti di patate. Come saranno i panzerotti di Lecce? Boh, lo scopriamo adesso. Sono un vostro collega, adesso mi deve dare lo stipendio. Sì, adesso. Questa la appoggiamo qui e andiamo a fare i calzoni. E ce lo mangiamo noi però quello che fai tu. Dai, dai. Lavo le mani che sennò avvelenò tutti. Laviamo prima le mani. Facciamo la macchinetta, scivola giù, un pugno di mozzarella, un fette di prosciutto, 3 fette di salame piccante. funghi. Appena l'appoggi, premi, così lo tieni saldo. Esatto. Ora tutta la forza che hai nel premerlo, perché essendo un impasto elastico non si va a rovinare. Ah, oh, non si rompe, è incredibile. Io i ravioli cinesi quando li chiudo si bucano sempre. No, è una pasta molto elastica Ah. perché è molto idratata. Ah, Poi ha una wow. lievitazione di 72 ore. quindi 72 ore. È maturata, è molto elastica, posso prenderlo così, giocarlo, non mi succede niente. Un pongo. Esatto. Ci siamo, dai. Per essere la prima volta, stessa cosa in forno, colpo secco verso dietro. Ok, E vai. 3 minuti ed è pronto. Hai. Perfetto. Wow. Vai indietro. Attento. Mamma mia. Grazie per questa esperienza da calzonaiolo. Come si dice? Calzonaro. Ecco i nostri calzoni. Sì, qui a Lecce si chiamano calzoni. C'è sia al forno che fritto. E uno di questi l'ho fatto io con le mie mani, Il calzone fatto da Nicola Giang. E lo mangia Nicola Giang. Poi ci è dato pure un coltellino per tagliare. Ma noi non lo utilizziamo, noi utilizziamo le mani. Anche se mi ustiono va bene uguale. Mi sacrifico volentieri. E questo è il gusto capricciosa. Ah, che roba. Ah, vabbè. Buon appetito. Allora, è stupendo. Una meraviglia. All'interno abbiamo la mozzarella, il pomodoro, i funghi, il prosciutto e il salame piccante. Un abbinamento perfetto. Poi c'è la pastella che è veramente sottile, guardate. È piattissimo, non si sente neanche. In pratica ti assapori solamente le cose che ci sono all'interno. Il fuori è tipo nascosto. Però è croccante, cioè rimane croccante la pellicina. Questi due li abbiamo fatti noi, è stata una cosa improvvisata perché è arrivato il capo e ha fatto: ah, stai filmando? Allora vieni a fare un calzone anche te. Mi ha messo a lavoro, sono sporcato la maglia. Calzone alla leccese con all'interno la carne di cavallo. C'è la mozzarella e degli straccetti di carne di cavallo, si scioglie in bocca letteralmente, stragustosissima. Guardate quanto sgocciola. Mi ricorda moltissimo il rouge à moi, quello che abbiamo mangiato a Xi'an, vi ricordate? Il paninozzo con la carne sfracellata all'interno. Qui al posto della carne di maiale o di manzo c'è la carne di cavallo in versione calzone. Ora proviamo il calzone al forno. Questo qui è al sapore classico, cioè mozzarella e pomodoro. Mamma mia, stupendo. Si è un pochetto raffreddato, perciò la mozzarella non fila più, vedete? Si asciutta un pochino, ma rimane buono lo stesso. L'impasto del calzone alla fine è lo stesso impasto della pizza, no? E perciò il calzone al forno in pratica è la pizza chiusa, una margherita chiusa. Qui ci starebbe bene un bel po' uova soda e maionese. Mentre a Bari i calzoni fritti si chiamano panzerotti, qui a Lecce i panzerotti sono questi. Panzerotti di patate, esattamente. Sono delle crocchè. L'impasto è veramente fragile, che si scioglie in bocca.
un pochetto croccante. Poi all'interno c'è questa purea di patate che è veramente molto molto cremosa. Sicuramente all'interno c'è pure del formaggio perché è molto formaggioso. Allora in teoria avrei dovuto pagare 12 euro in totale per 2 calzoni, un panzerotto di patate e una Coca-Cola. Solamente che il capo ci ha offerto tutto, sia quello che abbiamo ordinato noi, sia quello che abbiamo fatto noi. Comunque nella sfida di 100 euro calcoliamo pure questi 12 euro. Eccoci, siamo arrivati nel centro di Lecce e è una città veramente bellissima. Infatti, come potete vedere, c'è pure Salsiccia che è strafelice. Lui fa così solamente quando o è al mare o è a Fiorenzola di Focara. Lì c'è un paesaggio bellissimo e lui ogni volta che va lì fa così, destra, sinistra. Incredibilmente anche a Lecce. Si vede che gli piace un sacco questa città, vero Salsiccia? Guardatelo! Ho trovato un tombino, adesso fa la cacca, no? Giustamente. Sì, ma qui i tombini sono troppo... Oh, non l'ha fatta! Ha fatto finta! O l'ha centrato proprio a pieno o ha fatto finta, non lo so, Salsiccia. Che cavolo è successo? L'hai fatta o no la cacca? Eccoci arrivati alla cattedrale di Maria Santissima Assunta e Santo Ronzo. Che nome lunghissimo! C'è questa piazzola che dà quel senso di pace e tranquillità. Dove vai te? Mica puoi entrare. Scotta? Ah, non scotta. Che bella, guardate le costruzioni, ogni minimo particolare. Oh, ciao! Buon lavoro, scusami. Niente, tranquillo. Se hai bisogno, hai bisogno di qualche informazione dove andare a mangiare, mezzo quinto Buono? qua dietro. Ottimo, veramente. Perfetto. Pezzetti di cavallo, che è una cosa tipica, tipicissima. Va bene? Grazie mille. Grazie a te. Dai, con la chiave. Ehi, ciao! Sono il primo della fila, hanno appena aperto. Abbiamo preso una porzione di pezzetti di cavallo e una porzione di polpette alla genovese. E in totale abbiamo speso 21 euro. Siete, Salsiccia? Così stai più fresco. Allora, questo locale si chiama Mezzo Quinto, è in pieno centro e c'ha un tema che è più sullo street. Infatti, come potete vedere, c'hanno le panchine fuori. In un vicolo incominciamo dalle polpette alla genovese, non so se c'entri qualcosa con Genova. Buon appetito! È morbidissimo, cremoso. C'è sta cipolla che è stracottissima, morbidissima, si scioglie in bocca e ti rimane quel retrogusto dolciastro. Poi abbinato a un bel rosé fresco fresco. E qui fermi tutti, è arrivato il momento dei pezzetti di cavallo. Allora Valeria ce l'ha diviso in due, uno col cavallo e uno col puledro. E il puledro è un altro tipo di cavallo. Proviamo prima questo qui più rosso. Guardate quanto è appetitoso. La carne è stratenerissima, poi c'è sto sughino. Assomiglia un botto a un piatto cinese che si chiama Hong Sao Niu Lo, che infatti è sempre uno spezzatino ma di carne di manzo, che è abbinato agli spaghetti o riso in bianco, sono spettacolari. Questo col pane, cioè è d'obbligo la scarpetta. Spaziali. Proviamo l'altro tipo di cavallo, cottura alla puledrina. Questo qui è più scuro e si sfilaccia subito, guardate. Questo qui è restato tipo nella cottura per un mese. Questo qui è molto più morbido. Anche il sughino è molto diverso, un sapore più forte, un pochino più piccantino. Ci sono delle parti che si sciolgono in bocca. Si vede proprio un misto tra cartilagine e carne magra. Una goduria. Raga, sono strapienissimo. Abbiamo mangiato 3 calzoni giganti prima e ora abbiamo sta porzione che era gigante di pezzetti di cavallo. Oh, veramente? Questa è una porzione sola e me la divido in due. E una porzione che costa solamente 10 euro. Anche la polpetta è straordinaria. Finora abbiamo speso 52,40 euro. Adesso ci rimangono ancora 47,60 euro. Raga, di sera diventa tutta un'altra cosa. Si trasforma. Si accendono le luci, diventa un'altra città. Cioè,
Lecce 2.0, che poi si passeggia tranquillamente senza il sole che ti batte la testa. E la modalità Pure Video è indispensabile se volete mantenere la qualità alta del video, anche se fate le riprese di sera. E guardate, siamo tornati alla cattedrale di Santa Maria d'Assunta Santissima Vostra Maestà. Di sera è strailluminata, la Puglia è immensa e il Salento è altrettanto da visitare. Quello che vedete nei miei video sono solamente una piccolissima parte. Sicuramente ci saranno tantissimi altri cibi da scoprire, ma è impossibile mettere tutto all'interno di un video. Ci sono cibi che si possono trovare più facilmente, come il pasticciotto, i rustici, cioè li trovate dappertutto, in ogni bar. Le municedde, no? Le lumache di terra tipiche del Salento non si trovano dappertutto, ma si trovano solo in alcune osterie. O se no ci sono altri piatti ancora più rari da trovare. E buongiorno a tutti, stamattina ho bevuto solamente un caffè ghiacciato e mi ha dato un po' di uova, vabbè, la colazione dell'hotel. Adesso andiamo a mangiare qualcosa di tipico, perché mi sono svegliato con una voglia matta di puccia e lo andremo a mangiare in una delle puccerie più antiche di Lecce. Eccoci qua, l'antica pucceria Giannone, addirittura dal 1941. Buongiorno. Ciao. Per avere una puccia, la pugliese, la burrata, no? Sì, quello è papà mio e l'altro sono io. Non sei cambiato per nulla. I capelli sono rimasti in fondo. Sì. Sono la terza generazione. Terza generazione. Da mio nonno. Ah, ecco. Mio nonno è la prima persona al mondo a mettere pucceria. Veramente? Sì, con Google. Perciò siamo nel primo locale in assoluto del mondo di puccia. Su Google c'è scritto video, cose. No, vabbè. Televisione, tutto. Raga, capito? Così, è un semplice locale di famiglia. È un semplice locale di famiglia che ha una storia molto lunga, cioè il primo del mondo a fare le pucce salentine o pucce leccesi. Come si chiama? Tradizionali, grazie. Oh. Wow. Raga, è bollente. E guarda qui che roba. Oh, mi ci ha scaffato ben 2 burrate, 2 burratine. Qui raga schioppa tutto. E questo che abbiamo scelto noi è la pugliese, cioè con burrata, capocollo, zucchina e un po' di olio extravergine d'oliva. E abbiamo speso 7,50 €. Raga, è strapesante. Non vedo l'ora di dargli il primo morso. Ed è quello che faremo adesso. Buon appetito! La burrata come sgocciola. Con questo vi sbroderate tutto, ma ne vale veramente la pena. C'è un misto di sapori tra il salato del capocollo, la cremosità della burrata e il pane che è un pochetto croccante e poi è sottile, guardate. La molliga non si sente nemmeno. Non c'è la molliga. La puccia. Qui l'abbiamo presa. Guarda qui. Burrata. Sì, sono io. Sono io. Mi avete beccato. Facciamoci una foto. Poi anche il pane è molto gustoso, però è una roba micidiale, cioè c'è sta burrata che ti si esplode in bocca, poi sa molto di latte, lattoso, capocolloso, puccioso. E poi c'è la zucchina che dà quella verdurosità in più, abbinamento perfetto. Buona puccia, spettacolare. Ogni morso è una godura assurda, ogni morso, perché è tutto gustoso, anche il pane compreso. Ne mangerei altri 10, no scherzo, 10 no, però 5 sicuramente riuscirei a mangiarli. Finito? Sì. Dopo aver fatto una bella scopacciata della puccia, adesso è arrivato il momento di un dessert tipico di qui. Ora ci troviamo nella gelateria Natale, è straconsigliata per il pasticciotto, ma noi non mangeremo il pasticciotto. No, vabbè, raga, la maglietta oversize col pasticciotto santo pasticciotto. Non ci credo. Allora, qui è una gelateria, no? E oltre al gelato vendono anche il pasticciotto, i rustici, il fruttone, vabbè, tutti i tipi di dolci, anche il babà ho trovato. E noi siamo venuti apposta qui per mangiare un gelato tipico del Salento che si chiama spumone. E abbiamo trovato, cioè spumone, nocciole e pistacchio
E spumone, nocciole e cioccolato. Potrei avere uno al pistacchio? Sì, ve lo prendo subito. Wow, che bello. Grazie mille. Wow, spumone. Ecco a voi lo spumone. Abbiamo speso in totale 5 euro per questo spumone qui. Mi ha chiesto se volevo la panna. E ho detto sì, dai, così viene più bello. E invece mi ha coperto tutto, cioè mi ha coperto tutto lo spumone. Aspettate che lo tolgo via. Ed ecco come si presenta lo spumone. Wow. Cioè lo stato fuori è gelato, poi all'interno c'è il pan di Spagna, che è gustosissimo, dolce il giusto. Se capitate qui in una gelateria qualsiasi lo trovate e vi consiglio di provarlo assolutamente. Poi all'interno ci troviamo delle scaglie di nocciola e pistacchio che sono croccantissimi, come se fossero state fritte. E mi sono accorto che qui c'è pure un pochino di liquore che è stato assorbito dal pan di Spagna. Infatti mi sento un po' brillo adesso. Sembra di mangiare una torta gelato. Adesso per la primissima volta nella mia vita andiamo a vedere il mare della Puglia. Sì, sono venuto 3 volte in Puglia ma non sono mai andato al mare perché sono sempre stato in giro a cercare il cibo, no? Stavolta ho trovato un buco. Vado al mare, raga, sono in costume. Sono strafelice perché ho visto le foto, sembra il paradiso tipo. Adesso vedremo questo paradiso con i nostri occhi. Siamo arrivati al mare, Porto Cesareo, non so l'accento, comunque una piccola città in provincia di Lecce che c'ha il mare. La fortuna della Puglia è che c'hanno 2 mari, c'è il Mar Ionio e il Mar Adriatico. In pratica qui la gente se vuole andare al mare si alza di mattina e fa. E poi in base a come tira il vento, tramontana o sirocco, possono scegliere la spiaggia, così per evitare il vento. Adesso andiamo in spiaggia, ci affittiamo un ombrellone, vediamo quanto costano qui 2 lettini e un ombrellone. Ecco il nostro lettino e i prezzi sono nella media, tipo la prima fila costava 35 euro, poi la seconda fila 30 euro e dalla terza fila in poi 25 euro. Che caldo, c'ho anche fame e c'ho anche molto sonno, c'ho tutto oggi. Prima volta nella mia vita mare della Puglia, ma è trasparentissima l'acqua. È stata una roccia più invisibile dell'acqua. Raga, voglio provare una cosa, poi farò vedere il risultato. E una delle funzioni che mi piacciono di più è Instaframe, che in pratica è la modalità in cui ti segue la faccia ovunque vai. Guardate, mi segue ovunque. Visto che figata? Posso licenziare il cameraman. Mi basta questa. A posto, il mare l'abbiamo fatto, ci siamo abbronzati. Niente, mi è venuta fame. Andiamo a cenare. Mi porto una bella osteria in centro di Lecce, perciò adesso torniamo in città. Lecce sta in mezzo, è una città in mezzo tra i 2 mari. Se volete andare al mare tocca fare mezz'ora o 40 minuti di macchina e vale la pena, assolutamente, perché il mare è stupendo. Mai visto un mare del genere. E ultima tappa, Osteria degli Spiriti. E qui fanno cucina tipica salentina. Non ho prenotato, non ho fatto nulla, speriamo che ci abbiano dei posti liberi. 2. Sì. Ancora lì. Dai. C'è posto. Elegante questo posto. Allora ho chiesto per le municedde, che sono le lumache di terra tipiche salentine, ma non ce l'hanno, non lo fanno in questa trattoria qui. Ve l'avevo detto, alcuni piatti non si trovano così facilmente in tutte le trattorie, perciò facciamo senza. Io ci ho provato, però qui nel menù ho trovato altri piatti tipici salentini, perciò ordiniamo questi qui. E nell'attesa ci mangiamo un po' di taralli. Sono qui. Buon appetito! Mi ha prosciugato tutta la saliva. A me piace un botto quando mangio una cosa molto secca che mi prosciuga tutta la saliva, poi ti bevi un bel sorso di acqua frizzante. E vai. Ah, grazie.
Visto che il servizio pure la salsiccia mi ha dato l'acqua. Salsiccia mica beve a casa. Qui nel ristorante invece gli danno l'acqua e beve. È di lusso quest'acqua. Iniziamo con la nostra fava e cicoria, ciceri e tria E vai. e lasagne incannolate con la ricotta forte. Finalmente è arrivato tutto, ora iniziamo a mangiare. Incominciamo da fave e cicoria. C'è la purea di fave, la cicoria e qui sono dei pezzetti di pane e un po' di cipolla caramellata. Ah, stupendo. Veramente. È favoso un bel po'. Questa è la cicoria. C'ha quel pizzico di amaro tipico della cicoria che è molto rinfrescante, cioè molto sano come sapore. Questo abbinamento però non l'ho capito, fava e cicoria. Ora abbiniamo questa purea con questo pezzetto di pane che mi sa che è fritto. Straordinario. Per renderlo ancora più buono, un po' di olio extravergine d'oliva sopra. Abbiniamo insieme il tutto e ancora più stupendo con l'olio d'oliva. Un'esplosione di gusto tra il croccante di questo pezzettino di pane, la cicoria che è un pochetto amara e la cremosità della purea di fave. No, spettacolare. Tararo alla fava. Ora passiamo ai primi. Questo qui si chiama ciceri e tria, che vuol dire ceci e pasta. C'è questa pasta che è una specie di tagliatella ma più corta e ci sono pure dei pezzetti di pasta fritta. Questo ha un sapore più leggero e qui si sente la morbidezza della pasta, la croccantezza della pasta fritta e la cremosità dei ceci. Qui sono tutte proteine, oh raga. I ceci sono stramorbidissimi, appena li mordi diventa purea di ceci. Oh, potente. C'ha un sapore molto leggero, manca un pochino di sale. Questo abbinamento è la prima volta che lo vedo, cioè pasta fritta. Alla fine è come mangiare delle tagliatelle molto cotte con abbinato delle frittelle. Danno quel profumino in più, quel profumino di fritto in più a questa pasta. Solamente che, vi ripeto, secondo i miei gusti manca quel poco di sale. Passiamo all'altro primo, questi qui si chiamano lasagne incannulate con ricotta forte, c'è scritto sul menù. Infatti si sente moltissimo quell'essenza di formaggio, si sente proprio quel gregge di pecora che mi è appena passato vicino, fortissimo. Vedete, queste sono le lasagne, delle tagliatelle arrotolate. Questo qui al contrario del ciceri tria c'ha un sapore molto più forte, sente il pomodoro, la pecora. Questa pasta che si rompe subito perché è morbidissima, non è al dente, è proprio cotta cotta. Ogni boccone è strapieno di sugo, come se fosse un multicucchiaio. Guardate quanto sugo è rimasto, non possiamo non fare questo. Scarpettine. Pane pugliese, oh, stupendo. È arrivato il conto, in totale paghiamo 48 euro. Mi sa proprio che abbiamo superato la soglia dei 100 euro. E non perdetevi le offerte del Prime Day sulle Insta360, valide dal 4 al 14 luglio tramite il link che trovate in descrizione. Bene raga, in totale abbiamo speso 112,90 euro. Sfida persa, la battosta è arrivata all'ultimo secondo. E perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!